Abbiamo un peso complessivo di 248,4 grammi. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi siamo qui in compagnia del nuovissimo MGX Bugs 7B7. No, non stiamo giocando a battaglia navale, ma si tratta del nuovo interessantissimo drone della MGX, marchio già noto ai più per i suoi droni di ottima fattura venduti a basso costo. E questo Bugs 7B7 è interessante per due validi motivi. Innanzitutto si tratta del loro primo drone sotto i 250 grammi, peso che permette, come anche al DJI Mavic Mini e tutti i droni sotto i 250 grammi, di volare liberamente, ovviamente tranne nelle zone interdette al volo come gli aeroporti, in totale tranquillità, senza troppi permessi e senza nemmeno dover conseguire il patentino online. E proprio per questo motivo questa tipologia, anzi direi questo peso di drone, è così ambito da tutti. E il secondo motivo per cui lo considero così interessante è il prezzo. Probabilmente si tratta del primo drone sotto i 250 grammi economico. Infatti lui di listino costa meno di 200 euro, che scendono ulteriormente utilizzando i nostri link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video, attorno ai 130 euro. E per questo prezzo un drone di questa categoria con GPS, cam, VPU, radiocomando e tutto il resto è davvero tanta roba. Ma ovviamente c'è un problema: funzionerà bene oppure no? Beh, per scoprirlo non ci resta altro da fare che unboxarlo insieme, vedere com'è costruito, l'applicazione, magari una prova di volo più avanti per tirare le somme. Ho detto tutto? Direi di sì. Iniziamo! E iniziamo proprio dalla confezione, perché già dal packaging si può intuire la qualità costruttiva del prodotto. Bugs Series, drone pieghevole con GPS, peso ultraleggero da 245 grammi, GPS più VPU e anche connessione Wi-Fi 5 GHz. E dimenticavo il sensore ottico, la cam 4K. Altro particolare importante è l'età consigliata, 14 anni in su, quindi non è classificabile come giocattolo. Nella parte posteriore invece troviamo i QR code per scaricare l'applicazione dal nome MRC Pro, sia su Apple, Android oppure come APK. Ora scopriamo il drone. È una matriosca. La confezione direi che è davvero molto ben realizzata. Ad accoglierci troviamo degli stickers, degli adesivi, insomma, un po' in stile Apple. Beh dai, si vede che questo marchio ci crede davvero. La guida rapida per iniziare subito ad utilizzare il drone. Questo invece è il manuale vero e proprio, che fortunatamente è completamente tradotto in inglese. Sempre bello trovare il radiocomando, incluso anche in questi droni così economici. Solleviamo la pellicola. Il radiocomando è molto in stile Mavic di DJI, con il suo display frontale che ci restituisce alcune informazioni utili, come la carica residua, la velocità del drone, l'altezza, la distanza. Gli stick invece hanno un feedback discreto. Ovviamente non siamo a livelli altissimi, ricordo sempre che questo è un drone economico da 130 euro, pensato soprattutto per chi inizia a volare. Detto questo, non sono male, la loro qualità è molto simile a quella del primo Absanzino. Non mancano ovviamente i tasti per scattare foto e registrare video, il ritorno a casa automatico, decollo e atterraggio automatico e switch di velocità. E le antenne invece saranno vere o finte, come accade spesso su questi droni economici. Questa di destra è chiaramente finta, in quanto non c'è nulla al suo interno. Invece questa di sinistra vediamo un cavo, quindi penso che questa sia reale. Per sicurezza direzionatele per bene verso il drone durante il volo. Il suo range di utilizzo dichiarato è di 300 metri. Questo sportellino penso sia per inserire lo smartphone, infatti, e per maggior grip, per una presa migliore, abbiamo anche questi supporti per le mani. Troviamo anche un cavo di alimentazione che incredibilmente è USB
di tipo C. Per la batteria abbiamo persino una basetta di ricarica doppia, dove va connesso il cavo di alimentazione USB-C. E questa direi che è una piccola chicca. Solitamente su droni economici come questo troviamo solo il cavo di alimentazione da collegare direttamente alla batteria. Meglio così. Ma ora passiamo al pezzo forte, il piccolo drone. Ah sì, ovviamente qui sotto troviamo anche un set di 4 eliche di ricambio. Eliche pieghevoli, ma la prima cosa da fare in questi casi è ovviamente scoprire il suo peso reale. Bilancia alla mano, abbiamo un peso complessivo di 248,4 grammi, al netto di qualche piccolo adesivo da andare a rimuovere. Comunque restiamo di pochissimo sotto i 250 grammi, quindi possiamo utilizzarlo liberamente. Logo MGX stampato, non si tratta di un semplice adesivo, molto particolare il sistema di serraggio delle eliche, che ha questa grossa vite da avvitare e svitare per rimuovere comodamente le eliche. Un sistema a metà strada tra le classiche vitarelle da avvitare con il cacciavite e lo sgancio rapido. Dai, ci sta. I bracci possono essere aperti in qualsiasi ordine ed eccolo come si presenta una volta aperto. A me esteticamente piace davvero molto. Le plastiche non sembrano nemmeno di qualità così pessima, anzi la solidità è davvero molto buona e non ci sono scricchiolii. Come dimensioni invece, andando a confrontarlo con un DJI Mavic Mini, da chiuso sono praticamente identici. Una volta aperti invece il DJI Mavic Mini è leggermente più grande. Qui sopra abbiamo il tasto di accensione. Guardate che bello, si illumina tutta questa striscia frontale che mi ricorda qualcosina, sì esatto, mi ricorda tantissimo il Fimix 8 SE di Xiaomi, forse è leggermente ispirato. Il modulo cam è fisso e come ci indica questo adesivo ha un FOV di 120 gradi f2.5 4K. L'ottica può essere regolata solo manualmente. Essendo questo modulo fisso senza nessun gimbal meccanico, la stabilizzazione è solo digitale. Quindi non pensiate di poter registrare dei video qualitativamente simili a un Mavic Mini o un Mavic Pro, assolutamente no. Ripeto, è un drone adatto per i principianti, per chi inizia. Sul lato sinistro troviamo lo slot e l'ingresso per microSD. Ci viene indicato di utilizzare microSD almeno di classe 10. Vi lascio qualche link per microSD in descrizione video. Piccolo particolare su queste feritoie per l'aria, molto ben fatte. Su entrambi i lati abbiamo questi tastini da premere per rimuovere la batteria. Batteria da 7.6 volt 1500 mAh che garantisce un'autonomia di volo attorno ai 15 minuti. Noto con piacere che è tutto marchiato CE a partire dalla batteria, passando per il drone fino al radiocomando qui dietro e addirittura anche la basetta di ricarica. Ovviamente comunità europea, non Cina Export. Comunque la qualità costruttiva mi sta davvero sorprendendo. Non sono plastiche lucidi, scricchiolanti, un po' bruttarelle, no, plastiche opache, molto carine, ben fatte, niente male. Nella parte inferiore del drone troviamo invece l'ottica V+ per la stabilizzazione al chiuso o in assenza o ausilio al GPS e addirittura il flash LED per l'atterraggio con poca luce. Peccato davvero che non sia presente almeno un gimbal meccanico a 2 assi che lo avrebbe reso davvero un drone interessantissimo anche per i più esperti. Attenzione, rimuovete questi adesivi, non si vedono ma ci sono presenti sia sulla V+ che sul sensore ottico. Eccoli qui. Importantissimo, la prima accensione, quella in cui andrete a collegare il drone al radiocomando, dovrete eseguirla in questo modo. Andate ad accendere prima il drone, poi andate ad accendere il radiocomando tenendo premuto il tasto con il lucchetto e accendendo. Ecco qui. La connessione è avvenuta con successo e potete notarlo dal livello di carica della batteria del drone ora visualizzabile. Il drone chiederà subito di calibrare
la bussola e ora in verticale, arancione orizzontale, verde verticale. Ed ecco fatto, l'icona della bussola della richiesta di calibrazione è scomparsa. Ora per avviare i motori vi basterà premere il tasto con il lucchetto. Per stopparli o stick sinistro in basso oppure mantenete premuto il tasto con il lucchetto. E anche la rumorosità è davvero contenuta. Niente male. Vi faccio notare ora il dettaglio del LED posteriore che si accende solo a drone acceso, premendo questo tasto. Che figata, bello potente. Andiamo ora a scaricare l'applicazione MRC Pro, che tra l'altro ha anche un voto abbastanza buono, 4.1. Solitamente queste applicazioni di droni cinesi hanno sempre voti molto bassi. Eccola qui. Start, alcuni consigli prima di volare, e ora ovviamente dobbiamo connetterci alla wifi del drone. Accendiamolo e connettiamoci a Drone 4 e la sigla del vostro modello. Siamo connessi, torniamo all'applicazione e come vedete ecco qui la schermata FPV del drone, che è davvero istantanea. Non me lo aspettavo per una connessione wifi. Ciao! Schermata FPV davvero di buon livello, anzi ottimo considerando la categoria del drone. Ci vengono restituite alcune informazioni come la distanza, l'altezza, la velocità, la possibilità di zoomare, e questa è una chicca davvero interessante. Da questa icona in alto a sinistra accediamo alle funzionalità di volo che sono Follow Me, Orbit Fly e anche Headless Mode. Tramite la mappa GPS inoltre abbiamo anche la Waypoint Mode, ovvero impostiamo un punto sulla mappa e il drone lo raggiungerà automaticamente, uno o più punti. Seconda icona per il ritorno a casa automatico. Comunque presente anche il failsafe con ritorno a casa automatico sempre del drone anche in caso di perdita di segnale radio. Decollo automatico e atterraggio automatico. Lo zoom può essere eseguito anche in questo modo. La qualità della cam non sembra davvero niente male, lo ripeto, peccato non sia presente un gimbal meccanico. Guardate, anche contro luce l'immagine resta sempre luminosa, nitida. Due tasti, uno per scattare foto e l'altro per registrare video. Foto e video che il drone andrà a memorizzare anche sulla memoria interna del telefono in assenza di micro SD. Le impostazioni della cam, considerando che parliamo di un drone economico, non sono per niente male. I video sono impostabili in 2.5K oppure 4K, invece la ripresa in sé ha varie impostazioni o manuali a partire dalla luminosità, il contrasto e la saturazione fino all'esposizione in caso di giornate molto soleggiate, giornate ombrate con molte nuvole e anche alcuni effetti come la nostalgia. È inoltre impostabile la qualità dell'FPV sullo smartphone. Minore sarà la qualità dell'FPV sullo smartphone, maggiore sarà la fluidità e la risposta, minore lag. Qui in alto abbiamo una piccola barra che ci riporta i satelliti agganciati, la batteria residua e altre cosine. Possiamo anche visualizzare in 3D in caso dovessimo utilizzare un visore per smartphone. Possiamo anche impostare la distanza e altezza massima raggiungibile oppure rimuovere le limitazioni, il diametro della modalità Orbit e anche l'altezza per il ritorno a casa automatico. Calibrazioni varie tra cui la bussola, lo stato del drone con tutti i vari sensori e infine il registro di volo con tutti i nostri voli effettuati con la data, la distanza, l'altezza raggiunta, la latitudine, la longitudine, insomma tante informazioni. Applicazione direi davvero molto ben fatta. Proviamo ora a scattare qualche foto per renderci conto della qualità di questo sensore.
E rieccoci qui. Cosa dire per concludere la prima parte della recensione dell'MGX Bugs 7 B7? Beh, ad un primo sguardo vi ricordo che l'ho unboxato e provato la prima volta ora insieme a voi. Direi che mi ha piacevolmente sorpreso. Si tratta di un drone dal peso davvero ridotto che vi ricordo può essere utilizzato ovunque tranne aeroporti e zone simili senza patentino. Perfetto quindi per chi vuole affacciarsi a questo hobby senza la preoccupazione di essere fermato perché non in possesso del patentino. Da quello che ho potuto toccare con mano la qualità costruttiva è davvero molto buona, il radiocomando è incluso nel prezzo e lo proveremo più a fondo nel prossimo video, l'applicazione è ben fatta e lo dimostrano anche i voti positivi sul Play Store e la cam non sembra nemmeno così male per scattare qualche foto. Se qui ci fosse stato un bel gimbal meccanico a 2 assi io sarei stato anche felice di pagarlo sui 200 euro perché sarebbe stato davvero, oltre che un ottimo drone per principianti, anche un buon competitor economico per il Mavic Mini della DJI. E vabbè, per questo mi sa che dovremo attendere ancora qualche mesetto per il primo drone sotto i 250 grammi. A buon intenditor. Bene, in attesa della seconda parte di questa video recensione in cui andremo a testare letteralmente sul campo, se ce lo permetteranno, questo interessantissimo MGX Bugs 7 B7, io ora chiedo a voi cosa ne pensate di questo bel drone, fatemelo sapere lasciando un bel commento e se avete qualsiasi dubbio o domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistarlo sin da subito potete farlo usufruendo dei nostri link e coupon che vi lascio qui sotto in descrizione video e lo pagherete attorno ai 130 euro con una batteria. Comunque i coupon sono validi per tutte le versioni, anche per quella con 3 batterie. Ma come sempre vi ricordo che i coupon non sono eterni, scadono dopo un certo numero di utilizzi o dopo un po' di giorni. Quindi come fare? Beh, è molto semplice, in descrizione video vi lascerò anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals dove pubblico coupon e offerte sempre aggiornate su droni come questo e tantissimi altri prodotti. Quindi entrateci e già che ci siete in descrizione video trovate anche il link per il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia dove siamo già arrivati a 14.000 membri e anche il nostro canale Instagram ufficiale. Vi aspetto! Prima di salutarvi vi ricordo che tutto quello che avete appena visto è totalmente gratuito per voi. I nostri contenuti di qualsiasi tipo voi non li pagate, non chiediamo nessun abbonamento. Ma se volete supportarci perché magari vi è piaciuto questo drone, vi è piaciuto questo video o magari vi sto simpatico o forse antipatico, beh, in questo caso ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto al canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto, noi ci diamo appuntamento alla prova di volo dell'MGX Bugs 7 B7 sperando che questo sia solo il primo di tanti nuovi droni sotto i 250 grammi. E dove potreste trovare questi video in anteprima? Beh, ovviamente solo qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!